Le donne e gli uomini della mia generazione sono cresciuti in un contesto che prevedeva l'accesso al sapere attraverso linee verticali. Occorreva approfondire una certa disciplina, un certo argomento, studiare, prepararsi, formarsi per poterlo poi esercitare nel contesto, per esempio, professionale. Quelle competenze verticali difficilmente dialogavano fra di loro. Ciascuno era esperto di una materia e cercava naturalmente di essere efficace nella trasposizione, poi anche progettuale, di quello che aveva imparato studiando quella materia. Poi è arrivata la rivoluzione digitale e ha cambiato tutto, ha cambiato anche il linguaggio, non solo un paradigma, ha cambiato il modo con cui noi chiamiamo l'accesso alla conoscenza. Non è un caso che si dica navigare sul web, surfare sul web, cioè muoversi per linee orizzontali, verrebbe da dire superficiali, e questo ci porta anche a cambiare così un approccio di giudizio rispetto alle parole, profondo e superficiale, che non sono più giudizi di merito, sono due dimensioni all'interno delle quali oggi la conoscenza può muoversi da un sistema monodimensionale, quello della profondità, a un sistema quantomeno bidimensionale che incrocia la profondità con la dimensione orizzontale, la connessione fra le discipline. Quando quelle competenze verticali si incrociano, lì dove c'è questo incrocio nasce e si genera innovazione. Io posso essere un ottimo taxista, essere un appassionato programmatore di app su uno smartphone. Quando quelle due competenze che apparentemente hanno poco a che fare l'una con l'altra si incrociano e fanno nascere Uber, allora in quel momento ho generato innovazione. Questo è quello che io chiamo nuovo umanesimo. Questa è la nuova capacità che ci spinge nell'era, mi verrebbe da dire, post-rivoluzione digitale, di mettere a frutto e a fuoco la possibilità di incrociare saperi, che diventa un momento generativo. In ogni tavolo di progettazione di qualunque cosa io vorrei vedere seduti uno scienziato, un matematico, un ingegnere, di fianco a un filosofo, a un antropologo, a un sociologo. Questo credo che sia il modo generativo di interpretare la conoscenza e anche di interpretare una nuova necessità di formazione continua che la rivoluzione digitale ci ha regalato, ed è una bellissima notizia. E questo nuovo umanesimo mi piace che si sposi e si affianchi al progetto del New European Bauhaus. È un modo davvero di immaginare una capacità di estendere la conoscenza come mai nella storia del pianeta era possibile prima, e sono felice di abbinare questa parola e anche la mia testimonianza al progetto del New European Bauhaus, e sono felice da cittadino prima di tutto che Torino possa giocare un ruolo decisivo in questa partita. Sul lago di Tiberiade Pietro e Gesù risorto hanno un colloquio drammatico e nello stesso tempo struggente. Gesù non accusa Pietro di nulla, non gli rinfaccia il tradimento e nello stesso tempo Pietro non chiede scusa. Gesù gli chiede se Pietro lo ama. Giovanni usa nel suo Vangelo il verbo greco agapao. Pietro risponde ti voglio bene, usa fileo. Gesù chiede di nuovo mi ami e Pietro di nuovo risponde ti voglio bene. Gesù chiede una terza volta, però possiamo intravedere le lacrime di Pietro sul suo volto, però Gesù cambia verbo, usa anche lui fileo, mi vuoi bene, e Pietro finalmente può rispondere anche lui con un ti voglio bene, sai che ti voglio bene. Non ha il coraggio di usare amare, 3 volte ha tradito, questa volta il gallo non canta. A Roma nasce la leggenda del Quo Vadis. Pietro si allontana dalla capitale per non subire il martirio, incontra Gesù, Pietro gli chiede dove sta andando, Quo Vadis appunto, e Gesù risponde a morire al posto tuo di nuovo. Pietro allora decide di no, di andare a Roma e di morire martire, di dire finalmente quel ti amo pieno al suo Signore. Ecco, con la tecnologia abbiamo temporeggiato, come ha fatto Gesù con Pietro. Abbiamo chiesto alla tecnologia in fondo di volerci bene, di risolvere dei problemi, di migliorare la nostra condizione, di lavorare per noi. Però è venuto il momento di chiederle di più, di essere grande, di essere fino in fondo se stessa. Il ti voglio bene non ci deve più bastare, ci va un ti amo. Perché oggi, con le tecnologie emergenti, con l'intelligenza artificiale per esempio, ne va della nostra vita, ne va della vita delle persone, ne va della società nel suo complesso. La tecnologia che vogliamo per il presente e per il futuro non è semplicemente la tecnologia che risolve dei problemi tecnici, è una tecnologia che aiuta l'essere umano a essere se stesso e a umanizzarsi.
Ovviamente la tecnologia non decide nulla, lo decidiamo noi. È tempo di dire con convinzione ti amo. È tempo che la tecnologia permetta una nuova fraternità umana. È tempo che la tecnologia sia finalmente inclusiva, che la tecnologia sia antropica. Come sul lago di Tiberiade. Tecnologia, mi ami tu? Per New European Bauhaus Torino, città dell'arte a Biella, che è città creativa UNESCO, può essere il cerchio centrale, l'anello che unisce in un equilibrio vitale e sostenibile natura e cultura, digitale e reale, umano e non umano. Insieme all'arte, la tecnica e la scienza, questo possono fare oggi. Negli edifici di archeologia industriale di Città dell'Arte si intesse il tessuto sociale di un nuovo umanesimo non umanesimo. Si coltivano sensi capaci di farci sentire e vedere gli squilibri, ma nello stesso tempo le forze latenti o nascoste su cui poggiare la nostra ricerca di equilibrio. Si sta forgiando in questi edifici un nuovo mito, quello della creazione immanente e democratica. In questa fabbrica si creano i terzi cerchi, gli anelli che congiungono le cose insieme a una. Le cose, ma nello stesso tempo le persone, le idee. Il terzo cerchio è un concetto fondato da Pistoletto e Città dell'Arte all'inizio degli anni 2000 e da allora è la base per un progetto di rinascita, Rebirth. Qui e in oltre 200 ambasciate nel mondo. Il segno che rappresenta questo progetto in azione è il simbolo del terzo paradiso. È un simbolo che significa la connessione generatrice tra elementi diversi o anche opposti. Una connessione che è sempre maggiore della somma delle parti connesse e quindi esprime la formula meta-matematica 1 più 1 uguale 3, formula che chiamiamo trinamica. Con Pistoletto e Città dell'Arte questa formula e il suo simbolo dei 3 cerchi affiancati e tangenti assumono la valenza di un programma di rigenerazione globale e di riequilibrio post-antropocenico. È il programma su cui lavorano centinaia di comunità di pratica in tutto il mondo e su cui si fonda la nostra scuola Unidee, Accademia e Scuola di Vita. Qui è già una nuova Bauhaus.